Ciao a tutti e benvenuti al settimo episodio del nostro corso su Kdenlive. Questa volta parleremo della manipolazione del tempo, cioè cambiare la velocità ai nostri filmati, velocizzarli, fare slow motion, riprodurli al contrario, time remapping. Come sempre alla fine vedremo il nostro effetto del giorno, quindi rimanete fino alla fine. Eccoci sempre nel nostro mitico progetto degli animali. Ho caricato una nuova clip, nella fattispecie parliamo di piccioni oggi. La clip è questa, andiamo subito a importarla nella nostra timeline, ve la faccio subito vedere. Un allegro stormo di piccioni che fa la sua passeggiatina domenicale. Vediamo subito come possiamo andare a modificare la velocità. Quindi clicchiamo sul destro sulla nostra clip, modifica la velocità. Come sempre Kdenlive ci offre un'interfaccia molto semplice, abbiamo una slide, una casella di testo, quindi possiamo andare a modificare la velocità indipendentemente da qui o da qui. Sotto abbiamo la durata che si modificherà in tempo reale, come possiamo vedere. Ovviamente più rallento la clip e più durerà. Mettiamola al 50% e diamo l'ok. La sua dimensione è raddoppiata. Facciamo play. E questo direi che è il risultato che ci si aspettava. Ora facciamola andare più veloce, quindi mettiamola al 300%, la clip diventerà molto più corta. Possiamo farla ancora più veloce, 4160%. Vediamo ora invece come riprodurla al contrario. Andiamo sempre in modifica della velocità, mettiamo al 200%, riproduci clip al contrario. Ok, facciamo play. Ed ecco la nostra clip riprodotta al contrario. Ora, in questo caso il nostro stormo di piccioni non ha l'audio è vuoto, come possiamo vedere anche da qua. Quindi prendiamo la clip del lupo, che invece è fornita di audio, e vi faccio vedere cosa succede quando andiamo a velocizzare una clip con l'audio. Quindi modifica velocità, la portiamo al 200%, facciamo ok. Ora sentiamola lenta invece. Originale. Ora avrete sentito che il tono, il timbro dell'ululato del lupo è cambiato ovviamente. Quindi se l'effetto che vogliamo è questo, va bene così. Se invece vogliamo che la voce rimanga con lo stesso timbro, pur essendo più lenta o più veloce, dobbiamo andare a spuntare compensazione del tono. Quindi ora lo rimettiamo al 200% come prima, diamo l'ok. Sentite che ora il tono è lo stesso. Ovviamente possiamo cambiare la velocità anche di una traccia audio senza il video. Proviamo a farlo con la musica di sottofondo. Quindi la riabilitiamo, però stavolta dal mixer, così vi faccio vedere anche questo. Io mi sposto dalla mia bella spiaggia. Andiamo qui sotto dove c'è scritto mixer audio, oppure cliccando in questa iconcina. E qui vedremo le nostre tracce, quindi la traccia effetti, come l'abbiamo chiamata, la traccia A2 non gli abbiamo dato nessun nome, e la traccia della musica. In questo momento è disabilitata, possiamo andare sull'iconcina dell'altoparlante per riabilitarla, esattamente come faremo da qua. Possiamo premere sulla cuffia per entrare in modalità solo, quindi in automatico ci disabiliterà tutte le altre tracce, ci farà sentire solo questa. Il microfono abiliterà la registrazione dell'audio, come abbiamo visto nella scorsa puntata, e la bacchettina andrà a disabilitare gli effetti della traccia che abbiamo impostato qui su tutta la traccia. E poi abbiamo quello principale, che è la somma di questi tre. Una cosa che non vi ho detto nelle scorse puntate è che possiamo applicare degli effetti alle singole clip, come abbiamo già visto, nella traccia, in modo che in tutte le clip contenute in quella traccia venga applicato quell'effetto. Ma abbiamo anche il master, il principale. Se ci clicchiamo possiamo andare ad aggiungere degli effetti qui dentro, in questo caso verranno applicati a tutte le tracce. Quindi ora siamo in modalità solo nella nostra traccia audio, sentiamolo. Andiamo ad applicare un effetto velocità, lo facciamo più veloce.
Togliamo la compensazione tono. Ora ve lo faccio sentire anche con la voce. Ho già registrato una traccia audio, andiamo a prenderla, la mettiamo subito nella nostra timeline, ci allarghiamo un po', possiamo farlo anche direttamente da questo cursore, tirando i bordi. Perfetto, sentiamolo. Prova, 1, 2, 3, prova. Andiamo a velocizzarlo, mettiamo al 180%, ok. Prova, 1, 2, 3, prova. Ci mettiamo la compensazione tono, prova, 1, 2, 3, prova. Ora, come abbiamo detto prima, modificando la velocità va a cambiare la durata della clip. Quindi in certi casi potremo avere problemi di spazio. Andiamo a vederlo subito, rimettiamo la nostra clip del lupo nella sua posizione, la rimettiamo al 100%. Se la clip dei piccioni fosse messa qui, io potrei andare a fare la modifica della velocità, potrei sempre crescere, ma non potrei calare. Come vedete non posso andare al di sotto del 100%, perché qui ho lo spazio esatto tra una clip e l'altra, dove ci sta il nostro lupo al 100% e basta. Se vado a spostare i piccioni qui, proviamo. A questo punto mi dice che non posso scendere sotto il 69,29. Dando l'ok, lui rallenta la clip occupando tutto lo spazio che ha a disposizione. Un altro metodo più veloce per cambiare la velocità di una clip è tenendo premuto il tasto CTRL e andando sul bordo della nostra clip, teniamo premuto CTRL, ci spostiamo. Vedete che viene scritto regolazione velocità e abbiamo un'anteprima della percentuale che cambia. Possiamo anche cambiare la velocità delle clip cliccando col destro su una clip selezionata e configura la clip con cambio di velocità. Ci chiede la percentuale, se deve effettuare o no la compensazione tono e dove salvarla. Mettiamola per esempio al 200%, salva, fa l'elaborazione e ce la salva in automatico dentro a una cartella speed. Importandola nella timeline, vediamo la nostra clip come se fosse nata al 200%. Quindi adesso se andiamo a fare cambio di velocità, vedremo il 100% perché ora per lui questa è una clip nativa così. Ed ora vediamo il time remapping, quindi riposizioniamo tutto come era prima, questa la possiamo cancellare, la rimettiamo al 100%. Ora parliamo di un effetto che avrete sicuramente visto in qualche film, in qualche video. Se io volessi vedere i nostri piccioni che arrivano velocemente fino a questo punto, poi qui rallentano e poi dopo ripartono veloci. Come possiamo fare? Sì, potremo tagliare la clip, la prima porzione dargli una certa velocità, che ne so, 180%, la porzione centrale che ci interessa mettergli un 50% e un 180% in quella dopo. L'effetto però non sarebbe dei migliori, si vedrebbe il cambio netto di velocità. Kdenlive ci dà un altro strumento per fare questa cosa, quindi clicchiamo col destro e andiamo ad abilitare la modifica del tempo. Ora in questa clip è spuntata e abbiamo la possibilità di modificare il tempo. Allora questo in effetti da capire non è proprio semplicissimo. Tra l'altro nel manuale di Kdenlive questa sezione non ha grosse descrizioni, ma vediamo di capirci qualcosa. Mettiamoci sempre in condizione di lavorare bene, quindi questa la spostiamo, questa la allarghiamo e io mi sposto. Perfetto, andiamo al sodo. Qui abbiamo due linee temporali, una che riguarda la clip sorgente, una che riguarda il risultato finale. Subito sotto vi saranno familiari le icone, servono per aggiungere i keyframe. E poi abbiamo la possibilità di inserire anche manualmente la velocità prima e dopo. Allora andiamo a posizionarci nel punto in cui vogliamo lo stacco di velocità, quindi direi fino a questo punto, e andiamo ad aggiungere un keyframe. Ora la linea è dritta e come vediamo la durata totale della clip originale rispetto al risultato è la stessa. Per ora non abbiamo ancora fatto niente. Ora noi cosa vogliamo? Che fino a questo punto i piccioni vadano più velocemente. Se il tempo dell'originale è questo, noi andremo a prendere questo punto e lo andiamo ad avvicinare all'inizio. Quindi questa sezione verrà riprodotta in questo tempo. Come vediamo anche da sotto, la velocità prima è 210% e dopo andrà al 100%. Anche il keyframe finale si è spostato, perché ora la durata della nostra clip finirà qui, anziché qua. Vediamo subito com'è venuto.
torna al 100%. Possiamo farlo andare anche più veloce. Molto bene. Ora andiamo a definire anche il punto in cui ricomincerà ad andare veloce. Quindi ci riposizioniamo sul nostro keyframe, trasciniamo il cursore avanti. Direi che ci va bene questo punto. Inseriamo un altro keyframe. Da qui a qui le linee sono esattamente parallele, quindi vuol dire che non c'è nessun cambio di velocità. Però noi non vogliamo farla andare al 100%, vogliamo rallentarla ancora di più. In questo caso ci dovremo allontanare. Sotto vediamo lo scorrere della percentuale, andiamo per esempio sul 40%. In questo momento quello che nella clip originale è riprodotto in questa sezione di tempo verrà riprodotto in questa, più del doppio. Il pezzo finale andiamo a velocizzarlo, dandogli sempre più o meno un 200%. Andiamo a vedere com'è venuta. Possiamo andare ovviamente ad inserire tutti i keyframe che ci interessano, ma è possibile anche fare altro. Quindi posizioniamoci per esempio in questo punto, torniamo un po' indietro col finale, posizioniamo qui, aggiungiamo un keyframe, trasciniamolo prima di quello precedente. Vediamo che cosa succede. Possiamo anche andare a modificare i punti non solo nella linea del risultato, ma anche nella linea della clip originale. Se spostiamo questo indietro, in questo caso ce lo farà vedere in quest'altro riquadro. A questo punto lui va a finire il filmato. Stessa cosa se vogliamo andare a impostare gli altri. Ovviamente quando andiamo a cambiare un punto, tutti quelli alla sua destra si muoveranno con esso. Se abbiamo bisogno di fare delle regolazioni più fini, possiamo andare a prendere la scroll bar e andiamo ad allargare per trovare il punto migliore. Adesso possiamo andare a posizionarla e a mettergli una transizione, ma perché no, mettiamoci anche un effetto audio che il risultato viene sicuramente meglio. Per posizionare bene il nostro audio andiamo nella nostra clip, ci posizioniamo nel punto dove va a rallentare e andiamo a mettere il picco dell'audio proprio in quel punto. Tolgo la calamita, così sono libero, e andiamo a vedercelo con l'audio. In questo caso potevamo anche partire dall'audio, quindi mettere prima l'audio e in base a quello andare a posizionare i nostri keyframe per ottenere l'effetto voluto. Per quanto riguarda la velocità e il time remapping è tutto. Ora vediamo l'effetto del giorno, che in questo caso è Spot Remover o rimuovi area. Come dice il nome stesso, questo strumento serve per rimuovere un logo, una scritta, un qualcosa che non dobbiamo fare vedere nel nostro video. Andiamo a simulare subito l'effetto. Entriamo nella sequenza della nostra giraffa e andiamo ad aggiungere un logo. Lo rendiamo piccolino e lo mettiamo di lato. Ritorniamo nel nostro main, nella clip della giraffa avremo il nostro lupo. Mettiamo che questo sia un logo che noi vogliamo eliminare. Andiamo subito ad applicare l'effetto, che è rimuovi area. Lo portiamo sulla nostra clip, vediamo subito che c'è un rettangolo. Il concetto è molto semplice, andiamo a portare il rettangolo sopra il nostro logo. Ed ecco il risultato finale. Più lo sfondo è omogeneo e più il risultato sarà migliore. Andiamo a mettere qualcosa di più colorato. Ritorniamo nella nostra clip della giraffa, togliamo il lupo e andiamo a inserire il logo di questo canale. Ritorniamo nel main e sistemiamo il riquadro. Questo possiamo farlo anche con un semplice testo. Su questo tipo di terreno, essendo molto irregolare, un pochettino l'effetto si vedrà. Ma se noi andiamo, per esempio, a metterlo qui, dove lo sfondo è completamente nero,
l'effetto sarà decisamente migliore. Nero o comunque un colore uniforme. Ma il rimuovi area l'ho utilizzato anche per mostrare il logo di Kden Live sempre all'inizio del video. Essendo dotato anch'esso di keyframe, possiamo spostare l'area nel tempo. Nel caso in cui quello che vogliamo mascherare del nostro video si sposta, non è stabile, non è un logo fisso a un angolo, possiamo andare col keyframe a seguirlo col nostro riquadro. Se vogliamo farlo con la testa della nostra giraffa, si muove nel tempo, quindi facciamo un po' come abbiamo visto la precedente lezione, aggiungiamo un keyframe e andiamo a spostarlo. E questo lo possiamo sfruttare anche per fare comparire o no qualche cosa. Quindi andiamo ad inserire per esempio il logo del nostro Kden Live, ma può essere un qualsiasi titolo o un qualsiasi altra cosa. Andiamo ad aggiungergli l'effetto. A questo punto andiamo ad ingrandirlo, andiamo a coprire tutto, e questo è il primo keyframe. Ci spostiamo poco dopo, aggiungiamo un keyframe e andiamo a spostarci con le X. Molto bello, ma questo effetto l'ho utilizzato anche durante il nostro video, più o meno verso metà, per mascherare una parte dell'interfaccia di Kden Live. Non so se l'avete notato. Se l'avete notato, scrivetemelo giù nei commenti. E anche per oggi è tutto. La prossima volta vedremo i sottotitoli e il riconoscimento vocale. Vedremo come Kden Live riconosce la nostra voce e andrà a compilarci i sottotitoli automaticamente, il cosiddetto speech to text, e potrà anche tradurli automaticamente in inglese. Alla prossima, ciao ciao!